Ricordami Celeste, parli di zucchero perché ti piacciono i dolci o eviti i dolci? Ti piacciono i dolci. Zucchero? Proprio come i bambini. I bambini sono estremamente attratti, no, dal gusto dolce. E lei è rimasta ad accudire questa bambina, che poi è sempre lei, andandole a dare quello che non ha potuto avere. Però diciamo che lei potrebbe trasformare questo accudimento, perché in verità questo accudimento che lei sta fornendo a questa bambina risulta essere nocivo per lei adulta. Le fa accumulare peso e quel peso oltretutto non la fa vivere in armonia con se stessa. Lei ha, diciamo così, anche qualche blocco a livello fisico perché non si piace così com'è, ok? Mhm. Altrimenti lei sarebbe anche proprio più disinibita. Ehm, Oltre che disinibita nella sfera intima, anche in alcune iniziative che lei prende sociali all'esterno. Monica, cos'è lo zucchero? Allora, noi quando eravamo bimbi c'erano vari dolcini, eccetera. Oggi è l'inferno. Se tu passi attraverso determinati scaffali e filari del supermercato, oltre a negozi preposti per i dolci, è da impazzire. Ti potrei indicare tutto quello che fa male, cioè tutto praticamente, fa male, fa male, fa male, fa male. E i bambini se lo provano una volta, poi lo vogliono sempre. Cos'è il dolce, lo zucchero? Allora, mi fa vedere. Credo che sia questa sostanza che viene in eterico, questa sostanza che viene secreta da Moloch e che mi permette di rimanere attaccato al suo trono. Se non ci fosse questa sostanza, è come se il trono gli scivolasse via. Ed è la stessa sostanza che fa sì che lui possa attecchire, diciamo così, attirare i bambini, esattamente come potesse essere una ragnatela, ok? Crea questa trama zuccherina e i bambini, per esempio, sono come insetti che rimangono poi intrappolati in questa rete di zucchero. E quindi mi fa vedere proprio lo zucchero come una sorta di droga, no? Di dipendenza Mm. magnetica proprio, intrappolante. I zuccheri sono anche carboidrati da un punto di vista nutrizionale, sono il fruttosio, lo zucchero della frutta. Lo zucchero, diciamo, della natura, che ho appena citato, è È legato a Moloch, diverso. è diverso. Mm, È diverso. Qua, per esempio, Moloch crea soprattutto lo zucchero dei dolciumi e infatti ce n'è una grandissima gamma sul mercato. Caramelle, snack di ogni genere e tipo, briochine, sempre in continua evoluzione e che spesso riprendono proprio gli eroi, no, dei cartoni animati, dei film, così, no? Invece quello della natura mi risulta proprio essere figlio di madreterra, Mm-mm. quindi non c'è più l'immagine di Moloch. Mm? Eh, C'è per esempio l'immagine proprio della terra. Adesso viene fuori una barbabietola, per esempio. Ecco. Un'arancia. Non so, l'ananas è dolcissimo, è ricco di zuccheri. Ma quindi gli zuccheri raffinati, gli zuccheri ricavati eh, dalla canna, ok? Da zucchero e poi raffinati. Ho conosciuto, mi hanno offerto di recente dei biscotti realizzati senza zucchero ed erano buoni. Li ha fatti una mamma per un figlio, Perla, e il figlio Perla praticamente non ha mai toccato zuccheri in vita sua a 5 anni. Adesso viene qua, per esempio, un bel dattero cicciottone e dice ci sono io.
Poi arriva Mhm. una banana, arriva una fragola, farci vedere come effettivamente lo zucchero esista tranquillamente in natura. Ma nei bambini cosa crea? Sembra che crei agitazione, dipendenza, Mi tendenza a fa fare vedere come capricci. se ci fosse una corrosione. Allora, mi fa vedere l'esempio sui denti di corrosione, ok? La produzione proprio delle carie. E questo è la parte esteriore, l'effetto esteriore che noi possiamo vedere dello zucchero. Però un qualcosa di analogo mi fa vedere che lo crea anche all'interno. È come se andasse in qualche modo a erodere i nervi, quindi rendendoli appunto, come hai detto tu, più agitati, più nervosi, anche con un sonno più difficile. Immaginiamo la nostra amica Celeste in una linea temporale in cui non ha mai toccato in tutta la sua vita zuccheri raffinati. Allora, come la vedo io, per Celeste non è tanto questo il fatto, nel suo caso, Sì, la sì, sì, sì. distinzione tra zuccheri raffinati e zuccheri naturali, no? Perché è un altro tipo di problematica, Mhm. ok? È proprio una carenza, cioè il suo progetto è Pioggia d'amore, però lei è un po' come se vivesse da questo punto di vista in una terra arida, dentro dentro, ok? Mhm. Rispetto al suo passato. Il suo passato è molto arido, mi fa vedere questa terra completamente crepata. Quindi forse nel suo caso bisognerebbe vedere lei con più amore, Mhm. che Ma non lei la vedo che il solo, problema è il cibo in sé. solo senza zuccheri, come sarebbe? Anche a livello non di peso, sovrappeso, in termini ehm, della sua vita. Hai avuto, per esempio, si può dire, no? Tanto ha avuto anche una forte dipendenza in gioventù. Quella ci sarebbe stata. Avrebbe attecchito. Sì, perché lei, allora, cosa succede? Che noi veniamo al mondo che abbiamo bisogno di dipendere, ok? Perché Mhm. davvero non abbiamo nessuno strumento, né fisico né psicologico, per poter esistere da soli. Abbiamo bisogno di aggrapparci e di dipendere. Nel mondo ideale poi ci dovremmo staccare in una maniera sana. Praticamente per lei, cioè, veniva proprio estremamente scoraggiata, impossibilitata, ehm, la condizione di dipendenza e lei l'ha cercata in altri modi. Prima attraverso il cibo, anche lì però altalenante, poi attraverso le sostanze. Adesso di nuovo è ritornata al cibo, ok? Perché è come aver bisogno di agganciarti a qualcosa, di aggrapparti, quel qualcosa che ti nutre, che ti dà, non sei sempre tu a dover dare, quella roba lì che ti dà. Il cibo le dà anche delle Certo. emozioni, accoglienza. Monica, cos'è la stevia, esotericamente parlando? È una pianta simile alla menta che dolcifica al posto dello zucchero. Molti la utilizzano così nei dolci. Anche se il sospetto è fondato in commercio, ma c'è questa polvere bianca costosissima, molto raffinata. Allora, non ne so niente di questa pianta, non riesco a capire perché mi viene come un parassita attaccata alla pianta. Non so se è una pianta che può essere magari non così semplice, magari da coltivare, e allora, Sì, è una specie di menta e per fare 100 grammi di stevia ce ne vuole. eh, esatto, quindi in realtà è come se ci fosse l'impossibilità davvero ad avere no? Una dose considerevole di questa sostanza, per cui in realtà mi sposta in laboratorio. Mhm. E il miele, stessa domanda, quando è miele però e non è aggiunto il glucosio, il caramello, perché occhio.
Il miele dei produttori forse è miele al 100%, ma nei supermercati è impossibile produrre la quantità di miele che è sui scaffali dei supermercati. Allora, infatti la cosa particolare è che invece che le api mi vengono le zanzare, come a dire che molto miele in commercio in realtà non è miele, e viene spacciato per miele, però è tutt'altro. C'è anche da dire che magari ehm, non è neanche vero che abbiamo bisogno di tantissimo miele, ok? Abbiamo bisogno del miele degli apicoltori e anche in dosi modeste. Un cucchiaino ogni tanto. Sì, rispettando proprio le api, che anche loro hanno bisogno di miele. Certo.